Prestare attenzione all'avvertimento finale che è. Preoccupando il mondo fu l'avvertimento finale. Rivelato esclusivamente nella profezia di Padre Pio. Ora scopri tutto sul come. Saranno i 3 giorni di buio che sono scioccanti, il mondo si prepara a farlo. Approfondire uno dei più aspetti di grande impatto e misteriosi della storia di l'umanità. Oggi sveleremo la spaventosa profezia di Padre Pio a riguardo. I 3 giorni di buio. Immagina a mondo avvolto nell'oscurità dove i demoni liberamente e la luce sembra un ricordo lontano. Questa non è solo una leggenda antica, è una previsione fatta da uno dei santi più venerati della Chiesa cattolico per tutto il secolo. Che sei pronto a scoprire cosa c'è dopo e come prepararsi fisicamente e spiritualmente all'inevitabile. Immagina te stesso in uno scenario apocalittico. 3 giorni di buio e silenzio totale. Terrificante, rotto solo le urla degli indifesi e dalle ombre che si muovono nell'oscurità. Padre Pio, noto per le sue visioni, il divino ci ha lasciato un avvertimento oscuro riguardo questo periodo. Ma cosa esattamente ha predetto quello che dovremmo fare per proteggerci? In questo video sveliamo ogni dettaglio di questo profezia inquietante. Esploriamo come saranno questi 3 giorni di oscurità e cosa puoi fare adesso per esserlo preparato. Avrai quello che è necessario per affrontare il caos imminente. Preparati, perché la conoscenza, ciò che otterrai qui, potrebbe essere tuo. Spero solo quando la luce scomparirà e il mondo sprofonda nell'ombra. Perdere qualsiasi dettaglio nella tua preparazione. Inizia ora. Padre Pio, nato Francesco Forgioni nel 1887 in Italia, è uno dei santi più venerati del XX secolo. Canonizzato nel 2002 da Papa Giovanni Paolo II. Era un fratello noto per i suoi doni spirituali straordinari, inclusi stigmate di bilocazione e capacità di leggere cuori. Le tue visioni e profezie attirato milioni di fedeli in tutto il mondo, consolidando la sua reputazione come un canale di messaggi divini ovunque. Della sua vita Padre Pio ne ebbe diversi rivelazioni che molti credono siano avvertimenti diretti dal cielo. Uno dei più impressionante e terrificante è profezia dei 3 giorni di oscurità. Secondo lui, durante questo periodo il mondo sarebbe avvolto nell'oscurità totale, con demoni che vagano liberamente e portando cause e distruzione. Ha sottolineato la necessità di preparazione spirituale e avvertimento fisico che i fedeli devono osservare. Le candele benedette. Pregano intensamente e non guardare fuori in questi giorni. Ciò che ha maggiormente colpito Padre Pio è stato il suo vita di intenso raccoglimento spirituale e le sue esperienze mistiche, tra loro le stimate i segni delle ferite di Cristo apparso nel suo corpo in 1918 e vi rimase fino alla morte. 1968 vengono prese in considerazione queste stimate come segni soprannaturali della loro unione con la sofferenza di Cristo, cosa divenne una figura di venerazione e culto tra i fedeli cattolici. Vengono prese le profezie di Padre Pio seriamente da molti credenti a causa della sua fama di santità e segnalazioni di le tue previsioni accurate e di grande impatto. È ampiamente riconosciuto per il suo visioni profetiche spirituali di Eos, trasmesso principalmente attraverso decisioni personali e confessioni. Di questi professori si riferiscono ad eventi catastrofici come i 3 giorni di le tenebre. Le aveva previste come un segno della fine dei tempi e una chiamata a conversione spirituale, oltre a canonizzazione di Padre Pio da parte della Chiesa. La Chiesa cattolica nel 2002 ha consolidato la sua autorità spirituale e credibilità delle sue visioni profetiche a milioni di persone, dei cattolici di tutto il mondo. La sua vita
Esemplari le loro esperienze mistiche e tuo. Le profezie continuano a ispirare devozione tra i credenti che vedono in lui un potente intercessore e una fonte di guida spirituale in tempi di incertezza. Sulla rilevanza delle profezie di Padre Pio si distingue non solo per i suoi contenuto apocalittico ma anche di coerenza con altre profezie. I cristiani nel corso della storia come rivelazioni di Fatima e di altri santi. Il tuo messaggio continua a risuonare servendo per ricordare l'importanza della fede di pentimento e preparazione. Eventi catastrofici dedicati a Padre Pio. La sua vita per aiutare chi è nel bisogno e per guidare i fedeli attraverso le loro messe, confessioni e consigli spirituali. La sua eredità spirituale e le sue profezie rimangono influenti e ispirano molti. Cercare una vita più devota e a prepararsi per le sfide future. Predisse nelle sue visioni i 3 giorni l'oscurità è un'antica profezia e fenomeno apocalittico di cui si è parlato. Di speculazioni e interpretazioni ovunque. Di secoli secondo questa credenza durante un periodo specifico. La luce del sole scomparirà completamente, avvolgendo la terra in fitte tenebre per 3 giorni. Consecutivamente questa profezia è stata legati ad eventi catastrofici. Purificazione spirituale e rinnovamento. Umanità nelle diverse tradizioni religiosi e culture di tutto il mondo. Anche se spesso è visto come una narrazione religiosa varia. Interpretazioni e teorie scientifiche sono stati anche proposti per spiegare questo fenomeno. Lo esploreremo ora più approfonditamente. In modo approfondito le diverse prospettive e significati attribuiti ai 3 giorni di oscurità che approfondisce la ricca storia e nelle credenze che circondano questo enigmatico evento sulle profezie di Padre Pio. I 3 giorni di oscurità sono un tema grande interesse e dibattito tra i fedeli. I cattolici secondo le loro opinioni. Durante questi 3 giorni la luce del sole scomparirebbe completamente immergendosi la terra nell'oscurità totale e opprimente, ma oltre a ciò Padre Pio ha avvertito di altri eventi sinistri che accompagnerebbe questa oscurità. Primo buio totale. Padre Pio descriveva l'oscurità come qualcosa che va oltre la semplice assenza di luce solare. Era quella oscurità densa e soffocante. Coinvolgerebbe non solo il mondo esterno, ma penetrano anche nelle case e i cuori delle persone. Erano come se fossero uno solo manto ombroso steso sul mondo che coinvolge ogni persona, ogni in un abbraccio freddo e terrificante. Immagina circondato da un'oscurità così palpabile che inghiotte ogni speranza di luce. Riscaldare un'oscurità che non solo oscura l'azione ma pesa anche sulla spirito che sussurra segreti sinistri. Mangiare vecchie paure che agitano nel profondo della mente. È in questo ambiente di disperazione e incertezza che la vera battaglia si svolge non solo contro le forze esterno ma contro i demoni. Quello abitano gli angoli più bui. I nostri cuori. Secondo giorno. Demoni che vagano per la terra durante questi 3 giorni di buio. Padre Pio predisse che i demoni sarebbero stati liberati e vagare per la terra causando terrore e disperate. Queste entità malvagie cercherebbe di influenzare e tentare cuori degli esseri umani, esacerbando il caos e la confusione. Padre Pio lo aveva predetto. Durante i 3 giorni di oscurità le porte dell'inferno si aprirebbero, scatenando un'orda di demoni assetati di caos e di disperazione. Questi entità malvagie molto tempo fa imprigionato nell'ombra ora vagava liberamente attraverso la terra. I tuoi occhi ardente di desiderio di disturbare la quiete e la sanità mentale degli esseri umani. Immagina camminando per strade vuote il suono di
Passi sibilanti echeggiano intorno a te. Ma quando guardi non c'è nessuno. La sensazione agghiacciante che qualcosa esista. Sempre in agguato osservando aspettando. Per il momento giusto per lanciare il tuo. Attaccare questi demoni non si limita a cercare. Causare terrore fisico ma anche. Sussurro emotivo e spirituale. Dubbi e tentazioni nelle orecchie di. Persone che nutrono più paure. Gli impulsi più profondi e oscuri. In mezzo al caos e alla confusione il confine. La realtà e l'illusione diventano confuse e. È in questo territorio instabile che scoppia la battaglia tra la luce e l'oscurità. Il suo culmine il terzo giorno Padre Pio. Evidenzia la necessità di candele. Benedetto per il fedele Padre Pio. Raccomandato che durante i 3 giorni di l'oscurità in cui rimasero a casa. Preghiera e penitenza durante le tenebre. Diffusione schiacciante in tutto il mondo. La speranza diventa un bene prezioso e. Scarseggiare Padre Pio con la sua saggezza. Il divino ordina ai fedeli di rifugiarsi nelle loro case durante i 3 giorni di l'oscurità cerca la protezione divina attraverso di preghiera e la penitenza, ma semplicemente non basta. Per raccoglierti, devi prepararti. Affrontare le ombre che si nascondono oltre. Dai muri di ogni casa si sente sussurri inquietanti e ritmi morbidi. Nelle finestre sinistri segni di presenza di demoni che vagano per l'oscurità fuori è in questo momento. Angoscia che le candele benedette. Rivelare come funziona l'ultima linea di difesa. Contro le forze del male immagina te stesso. Tenendo una candela. Tremolante una luce che sfida. Oscurità e protegge dalle ombre. Che minacciano di invadere il tuo santuario ogni. La candela accesa è un atto di fede e di coraggio. Dichiarazione che la luce divina è ancora. Brilla anche nei momenti più bui. Le profezie di Padre Pio sui 3. I giorni di oscurità risuonano come uno solo. Oscuro presagio nei cuori. Credenti soprattutto in un anno simile. Segnato dall'incertezza come il 2024. Come questa data fatidica. La paura si avvicina, si intensifica. Le speculazioni si moltiplicano e le preparazioni spirituali diventano ciascuna sempre più urgente, è come se il mondo era sull'orlo di un precipizio con data contrassegnata come inizio di un evento. Di proporzioni apocalittiche il cielo si scurisce in un modo che va oltre semplice assenza di luce solare e l'atmosfera diventa densa di sensazione di palpabile irrequietezza come. Mentre ci avviciniamo a questo periodo temuto. I segnali diventano sempre di più. La natura evidente sembra agitata. Il cielo è nuvoloso e la sensazione di. L'aspettativa incombe su tutto e su tutti. In questo clima di apprensione. Le profezie di Padre Pio assumono una veste nuova. Nel senso che non sono solo visioni. Lontani dal futuro ma un richiamo a. Azione spirituale immediata sono i fedeli. Esortati a rafforzare la loro fede, cercare protezione divina e prepararsi per la. Affrontare le sfide è un momento di profonda riflessione e di fervente preghiera. E cercare la redenzione spirituale in volto dell'oscurità imminente come. Il 2024 anticipa le profezie di Padre Pio. Risuonare come un faro di speranza e guida in mezzo alla tempesta. Prossimo in un mondo devastato. Tumulto e incertezza come vediamo in Europa con Ucraina e Russia in Israele. E Palestina così come gli eventi. Eventi catastrofici mai visti prima. Viviamo nel sud del Brasile tra tanti. Eventi tristi e impegnativi. Lo offrono anche le profezie di Padre Pio. Fonte di conforto e sicurezza per quelli che sono disposti ad ascoltare e credere. Man mano che il tempo si avvicina al TRS. Giorni di oscurità o anche per. Molti si riferiscono ai giorni e ai periodi in cui. Che oggi viviamo in tempi bui.
Preparativi spirituali strazianti. Diventare una priorità per i credenti che cercano di rafforzare la loro fede e trovare protezione divina in questi momenti di l'incertezza e la sfida diventano la preghiera un'ancora fondamentale, offrendo conforto, speranza e collegamento diretto con il Divino Padre Pio. Ha sottolineato l'importanza della preghiera costante e confidando nella provvidenza divino come elementi essenziali per affrontare sfide imminenti durante i 3 giorni di oscurità. Sono i fedeli incoraggiato a dedicare tempo significativo per la preghiera personale e in comunità in cerca di forza spirituale e protezione contro l'oscurità che si insinua. Riunire preghiere specifiche consigliati durante questo periodo sono coloro che invocano la protezione divina contro il male e rafforzare la fede di preghiere dei credenti come il Padre nostro all'Ave Maria e la preghiera a San Michele Arcangelo. Sono tradizionalmente considerati potente nei momenti di difficoltà spirituale e può offrire conforto e protezione durante i 3 giorni di oscurità. Oltre la preghiera e la lettura di anche le sacre scritture svolgono ruolo cruciale nei preparativi. Passaggi biblici spirituali che parlare di protezione divina speranza in mezzo alle avversità e la vittoria sulle tenebre può servire come fonte di ispirazione e forza per fedele in quel periodo impegnativo. Si consiglia di leggere il Salmi, soprattutto i salmi di protezione e consolazione, nonché le segnalazioni dei miracoli e degli interventi divini. Registrare nella Bibbia quando si partecipa preparazioni spirituali significative. I credenti possono trovare conforto. Certo che non sono soli. Delle sfide imminenti con la preghiera come hanno il loro scudo e la fede come loro bussola. Sono pronti ad affrontare i 3 giorni di oscurità con coraggio e speranza fiduciosa nella promessa che la luce divina brillerà anche nelle ore. Le profezie del prete sono più oscure. Nei 3 giorni di oscurità risuonano e connettersi ad altri resoconti storici e profetico in tutta la storia di la Chiesa cattolica. È una delle più conosciute sono le apparizioni del nostro Madonna di Fatima dentro 1917, dove 3 bambini a Fatima. Il Portogallo ha affermato di aver ricevuto messaggi della Vergine Maria tra i furono le profezie trasmesse a Fatima. La visione di un evento catastrofico che divenne noto come il miracolo del sole, dove il sole sembrava danzare e avvicinarsi della terra, suscitando timore e ammirazione. Spettatori. Inoltre, durante tutto il storia della Chiesa cattolica varie hanno condiviso anche santi e mistici visioni e profezie su eventi futuri, molti dei quali assomigliano a la profezia di Padre Pio sui 3 giorni delle tenebre. Ad esempio San Giovanni Bosco nel XIX secolo aveva visioni di eventi catastrofici che associava alla fine di volte compresi periodi di oscurità spirituale e fisica dello stesso. Formano San Malachia arcivescovo. L'irlandese dell'XI secolo è noto per alcune sue profezie sui papi, che includono descrizioni di eventi apocalittico. Questi storici e le storie profetiche offrono un ricco e una tradizione di fede nella possibilità di eventi soprannaturali e catastrofici, come quelli scritti da Padre Pio. Essi suggerire una continuità di fede e aspettativa all'interno della comunità cattolico in relazione ai segni di i tempi e il ruolo dell'intervento divino nella storia di l'umanità. Così le profezie del Padre Pio sui 3 giorni di buio sono solo un fenomeno isolato, ma parte di una tradizione più ampia di visioni e rivelazioni che hanno plasmato il spiritualità e coscienza religioso nel corso dei secoli. Il mio nome
Sono Mauro Diaz del canale Universalismo. E mentre riflettiamo sulle profezie di Padre Pio e gli eventi da lui suggeriti, siamo portati in un territorio che mescolare la speranza misteriosa e la fede è naturale che di fronte all'incertezza del futuro e le possibilità di sconosciuto ci sentiamo una miscela di emozioni che vanno dalla paura la curiosità che passa attraverso la speranza e dalla determinazione. È così importante ricordarlo. Indipendentemente da ciò che riserva il futuro, abbiamo il potere di modellare il nostro vive attraverso le scelte che facciamo. Nel presente le profezie di Padre Pio e ce lo ricordano altre segnalazioni simili dell'impermanenza della vita e l'importanza di vivere ogni momento. Significato e scopo. Invitarci a riflettere sulla NS. Priorità e valori che li incoraggiano a farlo. Coltivare una connessione più profonda con il divino e ciò che è veramente importante nella nostra vita inoltre. Queste profezie ci ricordano anche il forza della comunità e l'importanza di sostenersi a vicenda nei momenti di avversità mentre condividiamo le nostre preoccupazioni e speranze che troviamo conforto in compagnia di chi condividere la nostra fede e il nostro cammino spirituale dopo tutto. Indipendentemente da ciò che potrà accadere in futuro. Portare possiamo trovare con il terreno dentro. Certo che non siamo soli. Attraverso la fede e la comunità possiamo affrontare le sfide che si presentano con coraggio e speranza sapendolo. Siamo guidati e sostenuti da qualcosa più grande di noi stessi possiamo abbracciare il presente con gratitudine e accettare il futuro con fiducia sapendo che alla fine la luce prevarrà sempre sull'oscurità nel mezzo dell'incertezza e sfide che affrontiamo è essenziale. Ricorda l'importanza di essere preparato non solo fisicamente ma soprattutto spiritualmente per eventi che il futuro potrebbe riservarci. Le profezie di Padre Pio sui i giorni di oscurità ci invitano a farlo. Riflettere su ciò che conta davvero nelle nostre vite e riconnetterci con la nostra fede e spiritualità che possiamo prenderci il tempo per rafforzarci. La nostra connessione con il divino coltiva a vita di preghiera e cercare guida spiritualità necessaria per affrontare le sfide che ci attendono, ricordiamolo. Che anche nei momenti più bui la luce della speranza e della fede non si spegne mai. Spegne la luce come promesso nelle profezie. Ritornerà sempre dopo l'oscurità. Quindi manteniamo i nostri cuori aperti alla luce che verrà. Fiduciosi che attraverso la fede e perseveranza possiamo superare qualsiasi cosa. Sfida che si presenta lungo il percorso. In modo che possiamo andare avanti. Coraggio e speranza sapendo che lo siamo. Guidato e protetto da qualcosa di più grande di possiamo noi stessi far sì che la luce splenda sempre nella nostra vita illuminandoci la strada verso un futuro pieno di promesse e possibilità per le quali sei pronto? Affrontare le profezie di Padre Pio e prepararsi per i 3 giorni di oscurità. Se sì, sei arrivato nel posto giusto. Iscriviti subito al nostro canale per ricevere aggiornamenti e informazioni settimanali. Questo evento intrigante e attiva la campanella di notifiche per non perderne nessuna. Delle nostre chiamate condividono questo video con i tuoi amici e familiari. Che anche loro possano unirsi a questo cammino di riflessione e preparazione spirituale e ora inizieremo a discussione affascinante nei commenti. Cosa stai facendo per prepararti per i 3 giorni di l'oscurità che stai affrontando? Sopportare queste calamità in cui viviamo. Raccontami le tue pratiche. Preparazioni spirituali e fisiche. Approfondimenti personali insieme possiamo imparare e crescere come noi ci prepariamo per le sfide che sono
Spero di sentirti presto. Sperimenta che sei un essere di luce. Grazie per la gratitudine esistente.